Esattamente 67 anni fa, un catastrofico evento, noto come la frattura, lanciò la città di Lumière in mezzo all'oceano, trasformandola in un'isola tagliata fuori dal continente. Quello stesso giorno, coloro che ebbero la fortuna di sopravvivere osservarono un titanico monolito estendersi fino al cielo, sulla cui superficie comparve luminoso il numero 100, ben leggibile da qualunque distanza. Un numero che ogni anno in quel medesimo giorno, colei che chiamano la pittrice, avrebbe diminuito di 1, fino a raggiungere lo 0. Tutti coloro la cui età sorpassava tale cifra sarebbero scomparsi nel nulla, senza apparente motivo. La città di Lumière celebra quel giorno ogni anno per dire addio a tutti quelli destinati a scomparire, soprannominandolo il giorno del gommage. Expeditioners. Nicholas, Expedition 44. The Sword of Lumière. Lisette, 56th. We honor your dedication. Matteo, 35. We do not take for granted Teo, 52nd Expedition. that you dedicate your final year of life Cassandra, 45th. to keeping hope alive Lucille, of the 50th. as you sail into the unknown. Ben, 64. When you battle the Paintress, know that Lumière fights with you. Be gone. As long as even one of us stands, our fight is not over. Han, let them down! Gustave osserva in silenzio il monolito in lontananza. Su di esso si erge il numero 34. La città di Lumière è ricoperta di fiori per celebrare il gommage. Nonostante le celebrazioni, l'atmosfera è dolce e amara. Tutti coloro che hanno 33 anni compiuti svaniranno al tramonto, non appena la pittrice raffigurerà il numero 33. Tra questi vi è anche Sophie, l'ex compagna di Gustave. Egli partirà l'indomani per la spedizione 33, nell'ennesimo tentativo di fermare la pittrice e spezzare il ciclo. 67 spedizioni prima di questa hanno fallito e le speranze della popolazione di Lumière, sempre più giovane ed esigua, sono ormai poche. Gustave se ne sta lì a temporeggiare, cercando la forza di andare a parlare con Sophie nel giorno del suo gommage, dopo 4 anni dalla fine della loro relazione. Gustave è un rinomato ingegnere di 32 anni che ha dedicato la sua vita a migliorare Lumière. Tra i suoi contributi più importanti vi è il progetto Aquafarm 3, che ha assicurato il sostentamento ai vari distretti della città, il rafforzamento dello Shield Dome, una sorta di barriera eterea che protegge l'isola di Lumière dalle minacce del continente, e infine il progetto più importante, il convertitore di Lumina. Per ragioni ignote, Gustave perse l'avambraccio sinistro, ma attraverso degli schemi realizzati da lui stesso, commissionò la costruzione di una protesi meccanica ai suoi giovani apprendisti. Mayel raggiunge Gustave. Vedendolo indugiare con il suo fiore per Sophie, decide di accompagnarlo a parlare con lei. Mayel è una dei tanti orfani di Lumière. La sua nascita inaspettata le fece perdere i genitori a soli 3 anni per via del gommage. Da quel momento la bambina venne spostata di famiglia in famiglia, principalmente a causa della sua natura complicata, accentuata dagli orribili incubi che la tormentavano. I'm enjoying the uselessness of today and readying my usefulness for tomorrow. Fortunatamente, Mayel finì col venire accudita da Gustave e sua sorella Emma, i quali divennero suoi guardiani ufficiali. In particolare, Gustave l'aiutò ad imbracciare tale personalità molto vivace, identificandosi sia nel ruolo di padre che di fratello maggiore. I due, infatti, sono estremamente legati. Be direct. Mayel accompagna Gustave verso la piazza. La ragazza non può fare a meno di sottolineare come Sophie sia estremamente popolare e che nonostante sia di un anno più grande di Gustave, ella risulti molto più giovane di lui. Sophie è lì a dare gli ultimi saluti ad alcuni amici prima di dirigersi al porto. La giovane donna indossa una ghirlanda di fiori rossi e bianchi, ornamento dedicato a tutti coloro che affronteranno il gommage.
Can we talk? Gustav. Riprendere a parlare dopo 4 anni di silenzio non è facile, eppure l'affetto che vi è tra i due è tangibile. Sophie e Gustav si amano ancora e si mancano a vicenda. Tuttavia, nonostante il profondo amore tra i due, entrambi avevano preferito lasciarsi su comune accordo a causa delle divergenze sul tema figli. Gustav infatti avrebbe tanto voluto una prole, ma Sophie non avrebbe mai accettato che i suoi figli vivessero in un mondo senza futuro, in cui non avrebbero raggiunto neanche la maggiore età. How can you be so selfish? Seppur comprensibile, alcuni a Lumière sostengono che tale decisione sia particolarmente egoista, in quanto la città ha un disperato bisogno di figli. Ogni anno i cittadini diminuiscono e con loro diminuisce la forza lavoro, le risorse e anche il numero di volontari per le spedizioni sul continente. Gustav ha scelto di credere, di sperare, di combattere per cambiare le cose, mentre Sophie ha scelto di accettare la realtà, per quanto amara, e non biasimerà mai Gustav per le sue scelte. 2 persone meravigliose, ma con ideali diversi. Gustav le dona il fiore e le promette che spezzerà il ciclo, così che la pittrice non ruberà più il futuro di nessuno. Walk me to the harbor? Yes. I due si incamminano insieme verso il porto, così da stare insieme un'ultima volta, fino alla fine. L'intera città si è concentrata in prossimità della costa che si affaccia sul monolito. Sommersi da una pioggia di petali rossi e bianchi, i cittadini di Lumière si radunano per dare un ultimo saluto ai propri cari. Vi sono bancarelle di fiori, danze e attrazioni. Nonostante sia un giorno estremamente triste, a Lumière trovano comunque un modo per festeggiare, celebrando la convivialità e i legami. Mentre si dirigono al porto, i due incontrano amici e conoscenti, come Richard, il quale ha litigato con il figlio, poiché è intenzionato a partire con le future spedizioni, una volta raggiunto il suo ultimo anno di vita prima del gommage. He wants to waste the last year of his life. I didn't want that for him. Nicholas, che realizza un meraviglioso dipinto di Gustav e Sophie, con l'intenzione di esibirlo alla prossima opera. Maxime, ubriaco e depresso per via dell'anniversario della morte della sua compagna. Vi è Lune, che suona la chitarra intrattenendo i passanti. Lei e Gustav hanno lavorato insieme al convertitore Lumina, la grande innovazione che potrebbe finalmente cambiare le sorti di questa o delle future spedizioni. Vi sono altri esploratori che partiranno l'indomani per il continente. Alan, il comandante assegnato alla spedizione 33, è intento a cercare volontari per le future missioni. Purtroppo il numero di arruolati diminuisce di anno in anno, sia a causa dei ripetuti fallimenti, sia per l'ammontare di risorse destinate a queste operazioni fallimentari. Attraverso queste brevi ma significative conversazioni si percepisce come alcuni abbiano accettato il loro destino. Avere una data di scadenza è in un certo senso liberatorio, costringe a focalizzarsi sulle priorità e fare tesoro del poco tempo a disposizione. Altri invece non riescono ad accettarlo e più si avvicina il loro gommage, più vengono travolti dalla disperazione. Altri ancora vedono questo triste evento come una sorta di punizione divina a causa dei loro peccati. Gustav e Sophie attraversano il mercato dei fiori, di fronte a loro vi è il porto. Presto la pittrice si desterà e il gommage avrà inizio. Centinaia di persone si riuniscono sulle banchine adiacenti per osservare coloro che se ne andranno. I'll see you soon enough. Please, don't forget me. Oh, I think I'm gonna vomit. But no regrets, chérie. È presente anche Maëlle, che come volontaria sta riunendo e aiutando tutti quei bambini in procinto di perdere i genitori per via del gommage e che non sono stati ancora registrati per famiglie adottive, esattamente come successe a lei. Il sole sta iniziando a tramontare, 3 bambini corrono verso i 2, sono gli apprendisti di Gustav. In mano hanno la sua uniforme per la spedizione, finemente ricucita con l'aiuto di Sophie, senza che lui ne sapesse nulla. Un piccolo ma importante regalo da parte di lei, da portare in questa avventura sul continente, il suo lascito. Sophie chiede a Gustav di indossarla, così da vederlo in uniforme prima di andarsene. Oh, you like uniforms now? Il numero 33 risplende dorato, cucito su un rappezzo nero legato alla benda color oro. La divisa è perfetta su Gustav. In silenzio i due si tengono per mano, il gommage ha inizio e Gustav le starà vicino fino alla fine. Lei è lì, alla base del monolito, una figura pallida e gigantesca, dalle sembianze femminili.
accasciata su se stessa e col volto coperto da una chioma di capelli color argento. Solitaria e immobile per tutto l'anno, la pittrice si desta solo in questo esatto giorno per cambiare il calendario sul monolito. Gustave è irrequieto, mentre Sophie è estremamente concentrata, senza distogliere mai lo sguardo dal monolito. Entrambi sanno cosa accadrà, nati in questa assurda realtà, abituati a vedere i propri genitori e i propri cari scomparire in questo specifico giorno. Eppure è come se entrambi sperassero che questa volta sia diverso, che la pittrice non si desti, che il numero non diminuisca. E invece, tra i detriti fluttuanti ed edifici distrutti sin dalla frattura, la pittrice si sveglia, cancella il numero 34 e dipinge il numero 33. Lentamente i cittadini più anziani di Lumière, solamente 33enni, iniziano a scomparire trasformandosi in ceneri e petali rosso sangue. Non ci sono grida, nessuno scappa, non avrebbe senso. Uno ad uno scompaiono in silenzio, alcuni abbracciati, altri mano nella mano, altri in solitudine. Il gommage cancella una parte di Lumière, lasciando un vuoto sempre più grande nei cuori di coloro che rimangono, in attesa del loro turno. I'm content with my life. I know what I can and cannot change. I'm here. I know. Gustave si accascia al suolo, completamente distrutto. See you in the next life. Come ogni anno, la sera dopo il gommage si tiene il Festival della Spedizione, per commemorare i coraggiosi esploratori che partiranno per il continente. E come ogni anno, i partecipanti sono sempre meno. Alla festa Gustave interagisce con gli altri esploratori, attraverso i quali è possibile avere un quadro leggermente più ampio sulla storia di Lumière e delle spedizioni, oltre che ad altre vaghe e frammentate informazioni sul continente. Dal momento che quasi nessuno ha mai fatto ritorno dalla terraferma, né inviato alcun messaggio, si suppone che tutti gli esploratori mandati sul continente siano morti o dispersi. Di conseguenza, fatta eccezione per la presenza dei Nevron, a Lumière non hanno esattamente idea di cosa li aspetti lì. Le spedizioni iniziarono sin dall'anno 100, appena dopo la frattura, con la prima soprannominata Spedizione Zero, nella quale partì un grande numero di volontari. Tuttavia, all'inizio tale missione si concentrò sul trovare possibili sopravvissuti alla frattura e comprendere l'origine del monolito, più un'operazione di ricerca e soccorso, composta da migliaia di esploratori che si divisero in più gruppi per perlustrare aree diverse del continente. All'epoca infatti non si era al corrente della pittrice, del gommage e del calendario sul monolito. A quanto pare quasi nessuno fece ritorno, così a Lumière decisero di posticipare le successive spedizioni, concentrandosi sulla ricostruzione della città e delle sue difese. Fino all'anno 84, quando divenne ormai chiaro che chiunque al di sopra dell'età raffigurata sul monolito sarebbe scomparso nel giorno che successivamente nominarono gommage. Da quel momento venne istituita l'Accademia delle Spedizioni, il cui scopo era arruolare e addestrare un esercito di volontari determinati a sconfiggere la pittrice. Anno dopo anno, gli esploratori si avventuravano nei meandri del continente, senza fare ritorno, e con il tempo, man mano che i più anziani scomparivano a causa del gommage, il continente divenne un luogo sempre più estraneo e misterioso, con i più giovani che non avevano nemmeno idea di come fosse la vita prima della frattura, essendo nati dopo di essa. Le prime spedizioni erano molto numerose e comprendevano gente di ogni età, ma col passare degli anni e dei fallimenti, esse sono diventate sempre meno importanti e ultimamente quasi tutti i volontari che decidono di partire per la spedizione lo fanno nel loro ultimo anno di vita. Nonostante tutti gli insuccessi, le spedizioni precedenti hanno comunque avuto un importante impatto. Ognuna di esse ha tracciato il cammino per le successive, nella speranza di rendere il viaggio verso il monolito meno impervio, nella speranza che la spedizione che verrà dopo sarà quella capace di sconfiggere la pittrice. Non a caso, col tempo le spedizioni hanno acquisito diversi motto degni di nota. Per coloro che verranno dopo, quando uno cade, noi continuiamo. E infine, il domani arriva, proprio a sottolineare l'importanza di lottare per assicurare un futuro alle prossime generazioni.
Al festival la maggior parte degli esploratori decide di bere e ubriacarsi nella loro ultima notte a Lumière, specialmente Ciel, la quale era molto legata a Sophie, avendo lavorato insieme a lei per anni. Lei e Gustave brindano in suo nome, ben consapevoli che l'alcol si sarebbe fatto sentire il giorno dopo. Gustave si congratula con Bastien, nominato comandante della Spedizione 32, la quale partirà il prossimo anno. Bastien ha già reclamato l'ufficio di Alan. Quest'ultimo invece si trova in difficoltà con la figlia, arrabbiata con lui per via della sua imminente partenza. Lei è ancora troppo giovane per capire, ma un giorno comprenderà la decisione e il sacrificio del padre. She doesn't need to understand, as long as she gets to live. Alan fa molto affidamento su Gustave. Il convertitore Lumina, che lui e Lune hanno sviluppato, verrà testato per la prima volta nella Spedizione 33 e potrebbe essere il punto di svolta contro i Nevron. Non si sa molto sui Nevron. Alcune possibili informazioni, forse risalenti alla Spedizione 0, li definiscono come creature molto pericolose che abitano il continente. Grazie al convertitore Lumina, gli esploratori potrebbero essere finalmente in grado di estrarre il croma da tali esseri e convertire i Pictos in Lumina, sfruttando le abilità di quest'ultimi a proprio vantaggio. Il croma rappresenta la forza vitale di tutte le creature che popolano l'universo, umani compresi. Una volta morti, il croma viene rilasciato e assorbito dall'ambiente stesso, e per combattere le minacce del continente, gli esploratori incidono nel proprio corpo i Pictos, in modo tale da poter controllare i poteri che ne derivano proprio grazie al croma che scorre dentro di loro. I Pictos sono essenzialmente dei glifi magici, alcuni più potenti di altri, che possono essere innestati all'interno del corpo e migliorare le capacità del portatore, donandogli abilità uniche. Tuttavia, il limite sopportabile di tali poteri è limitato a soli 3 Pictos. Ed è qui che entra in gioco l'invenzione di Gustave. Il convertitore Lumina non solo sarebbe in grado di estrarre il croma dai nemici sconfitti, ma può anche convertire i Pictos in Lumina, i quali invece possono essere accumulati senza alcun limite. In questo modo, gli esploratori della 33 potrebbero beneficiare di un numero indefinito di abilità, rendendoli estremamente forti rispetto alle precedenti spedizioni. Tuttavia, per fare ciò è necessario estrarre davvero tanto croma, e il continente sembra esserne pieno. Nonostante la pressione per le responsabilità di tale esperimento, Gustave è fiducioso nella sua creazione e l'intento è quello di effettuare dei test sul campo non appena approderanno sul continente. Pur controvoglia al festival vi è anche Lune, trascinata lì da Tristan, immersa come sempre nel suo lavoro. Mentre tutti festeggiano, lei sta finalizzando le coordinate per lo sbarco sul continente. In qualche modo, l'esploratrice è riuscita ad estrapolare dei vecchi dati dagli archivi, risalenti alla Spedizione 0, la prima, nonché una delle pochissime spedizioni ad aver raggiunto il monolito. They're the only expedition with any survivors and they made it to the monolith, so... Con queste informazioni, Lune ha triangolato il sito dove approdò la Spedizione 0 e nonostante la struttura del continente sia cambiata molto in 67 anni, la Spedizione 33 cercherà di sbarcare nel medesimo luogo. Gustave dà un ultimo saluto ai suoi apprendisti, i quali gli donano un diario di viaggio, in cui lo esortano a scrivere tutto ciò che affronterà sul continente, così che quando tornerà loro potranno leggerlo e apprendere da lui. Infine vi è anche Mayel, tutta sola sul molo ad osservare il monolito, il cui numero risplende nella notte. In quanto suo guardiano, Gustave la esorta per l'ennesima volta a riflettere sulla sua decisione di partire con lui. La giovane ragazza, infatti, nonostante abbia solo 15 anni circa, è intenzionata a imbarcarsi con la Spedizione 33, pur avendo ancora ben 9 anni prima del suo gommage. La verità è che Mayel non ha solo intenzione di sconfiggere la pittrice, ma di lasciare Lumière, una città che non ha mai considerato casa, in cui non ha nulla, né amici né affetti. L'unica persona alla quale è realmente legata salperà l'indomani per il continente. Lumiere's not my home. Not the way it is for you. In più, Mayel scherzosamente dice che in questo modo potrà tenere un occhio su Gustave per conto di sua sorella Emma. Emma, infatti, è assolutamente contraria al fatto che suo fratello lasci Lumière e alle spedizioni in generale. Ella sostiene che, sebbene le spedizioni diano ancora un senso di speranza ai cittadini di Lumière, esse siano semplicemente missioni suicida, uno spreco di vite e risorse. Per Emma, suo fratello sarebbe molto più di aiuto se spendesse il suo ultimo anno a dedicarsi a migliorare la città, piuttosto che imbarcarsi in una missione senza senso. Inoltre, in cuor suo lei sa che non rivedrà mai più il fratello. We're never going to see each other again. In quanto capo del Consiglio di Lumière, Emma è tenuta a dare un discorso finale dedicato ai coraggiosi esploratori che partiranno.
Un discorso pregno di significato, in onore di coloro che partono per cambiare il mondo, proteggere i propri cari e scoprire i segreti di un universo tanto misterioso quanto crudele, in cui la posta in gioco diventa sempre più alta, mentre il tempo a disposizione sempre meno. Un viaggio verso la fine del mondo, per sconfiggere colei che dipinge la morte anno dopo anno. Davanti ad una modesta folla di applausi, fiori e buon augurio, la spedizione 33 lascia Lumière e salpa per il continente. La nave si ferma su una costa buia e tetra, colma di relitti e avvolta da una fitta nebbia scura. Stando ai calcoli di Lune, questo è il luogo da cui partì la spedizione 0. Alan è il primo a mettere piede sulla spiaggia, seguito dagli altri esploratori. Un'atmosfera minacciosa avvolge la 33, accompagnata da tonfi a cadenza regolare. Il suono di un bastone da passeggio, che riecheggia in quel silenzio immobile e interminabile. La figura poco definita di un uomo emerge dalla nebbia, apparentemente solo. Con un cenno, Alan mette in allerta gli altri, esortandoli a restare pronti. Get ready. Una volta messo a fuoco, l'uomo solitario si rivela essere un anziano signore, probabilmente oltre la sessantina. You're old. How did you survive the gommage? Completamente incredulo, Alan gli chiede come avesse fatto a sopravvivere al gommage e di quale spedizione facesse parte, ma il comandante non fa neanche in tempo a finire la frase che il vecchio gli sferra un rapidissimo fendente, staccandogli di netto la testa. Il silenzio viene interrotto da Jérôme, che urla alla ritirata, e improvvisamente si scatena l'inferno. Colpi dal nulla si scagliano sulla spedizione, gli esploratori nel panico iniziano a cercare riparo ovunque, inconsapevoli di chi sia realmente il nemico. Gustave viene lanciato a terra da un'onda d'urto e inerme osserva i suoi amici venire disintegrati uno ad uno da quei colpi abbaglianti. Gustave, come on, we need to go! È Lucien a destarlo da quello stato di incoscienza, esortandolo a scappare. I due trovano riparo insieme a Margot e Tristan, che suggerisce di dirigersi verso il punto di raccolta prestabilito nei piani. La nebbia avvolge i quattro, seguita da un orribile ringhio gutturale. Qualcosa trascina via Tristan e gli altri iniziano di nuovo a correre senza una meta precisa, circondati da tutti i lati. È lì che Gustave li vede per la prima volta, in Evron, in questo caso uno dei più pericolosi, il Noir, un'entità il cui corpo è composto da due enormi mani chiuse su di un globo lucente. La creatura sferra un colpo che viene prontamente parato da Lucien, il quale salva la vita a Gustave e per l'ennesima volta gli urla di muoversi. Ma anche lui, alla fine, viene colto alle spalle dal nemico. Gustave è solo, immobile, completamente passivo. Il Noir è davanti a lui, carica un colpo e sferra un potente attacco sull'esploratore. Gustave si risveglia a Spring Meadow, un luogo totalmente diverso dalla spiaggia in cui la spedizione è stata attaccata. Egli non sa come sia finito lì, non ha idea di cosa sia successo quando il Nevron l'ha attaccato. L'unica cosa che sa è che la maggior parte dei suoi compagni sono caduti o dispersi, inclusa Maëlle. Tale realizzazione lo travolge, portando con sé un fiume di emozioni, scatenando un potente attacco di panico che porta Gustave sull'orlo di un arresto cardiaco. Gustave era probabilmente pronto a tutto, ma di certo non a questo, non al vedere i suoi amici e compagni sgretolarsi in una manciata di secondi, specialmente a causa di un uomo, un umano, che dovrebbe essere dalla loro parte contro la pittrice e le sue creature. Gustave fa dei respiri profondi. Sebbene stanco e senza forza di volontà, l'unica opzione che ha è proseguire. L'intento, una volta sbarcati, era raggiungere il punto di raccolta all'albero indaco. Magari lì Gustave troverà altri superstiti, e invece ci vuole poco per distruggere del tutto le sue speranze. Centinaia di corpi di esploratori giacciono caduti, spedizioni precedenti alla 33esima. Il croma rimasto incastonato nei corpi, rendendo le loro spoglie simili a statue. Salme immobili immortalate nel loro ultimo respiro. La visione di tale orrore è devastante per Gustave, ma ancora di più è la rivelazione che segue poco dopo. Una rete di arterie rosso sangue sembra risucchiare l'energia da decine di cadaveri ammassati su di loro, alcuni dei quali appartenenti proprio alla spedizione 33. Questo è il punto di rottura per Gustave. Non c'è più alcuna speranza per lui. L'uomo si siede accanto al corpo insanguinato di Catherine,
la quale stranamente non è stata trasformata in croma, come molti altri esploratori. Gustav materializza la sua arma da fuoco e se la punta alla testa, pronto a farla finita. You do that, we both die. È Lune a fermarlo. Seduta accanto a lui, la ragazza ha da poco ritrovato Gustav e sta cercando di riportarlo alla ragione. We're the only ones left. You don't get to die. Gli dice che sono gli ultimi rimasti, che non gli è concesso il privilegio di morire, poiché quando uno cade, gli altri continuano. E in questo momento loro hanno l'obbligo di continuare per il bene di Lumière e di coloro che seguiranno. Gustav non sembra reagire, se non quando un pericoloso Nevron si avvicina e attacca il duo. Sotto consiglio di Lune è finalmente giunto il momento di testare il convertitore Lumina sul campo. Imprecando, Gustav si alza e si accinge ad affrontare il Nevron insieme alla compagna. This ends now. Tomorrow, Will, come! Senza troppa difficoltà il nemico va giù e attraverso il convertitore Lumina i due sono in grado di estrarre il croma dalla creatura. La loro invenzione funziona. Più croma significa più energia, più Pictos e Lumina, e quindi più forza e abilità. Tutto ciò dona un po' di speranza a Gustav. I due sono vivi e con loro lo è anche la missione. There might be other survivors at the Indigo Tree. Insieme decidono di proseguire verso l'albero indaco, nella speranza di trovare altri sopravvissuti. Il Nevron nella grotta era solamente il primo di una lunga serie che Gustav e Lune sono costretti ad affrontare. Essi sono di diverso tipo e alcuni nascondono abilità più pericolose di altre. Anche il continente si rivela estremamente vario. A differenza delle Dark Shores, il luogo dell'approdo, Spring Meadow è un'area raggiante e luminosa, a tratti pacifica, che emana una sorta di tranquillità, sebbene non esente dalla presenza di pericoli. I due raggiungono un campo abbandonato, con alcuni corpi di una delle precedenti spedizioni, la 81, e con essa vi è anche il loro diario. Attraverso i diari delle spedizioni, gli esploratori possono apprendere e imparare da chi è venuto prima. Questo è un grande vantaggio per sopravvivere ai misteri del continente, e davanti alla 33 vi sono più di 50 spedizioni, le quali, seguendo tutte la medesima filosofia, hanno spianato la strada per coloro che verranno dopo. È lì che Gustav e Lune apprendono definitivamente come tutti coloro che vengono uccisi dai Nevron mantengono il proprio croma intrappolato nel corpo senza vita, diversamente da altri esploratori uccisi dall'uomo misterioso sulla spiaggia. Nelle vicinanze dell'albero indaco, i due notano un flare di segnalazione, proveniente proprio dal punto di raccolta. A quanto pare, altri sopravvissuti sembrano avercela fatta. I due si dirigono in fretta verso l'albero, giusto in tempo per scorgere Leo, qualche secondo prima di venire ucciso da Ivek, che trafigge il povero esploratore all'istante. Il Nevron è enorme. Con l'unica via d'uscita bloccata, Luna e Gustav non possono fare altro che combattere. La creatura sfrutta il croma dell'ambiente circostante per sferrare i suoi attacchi. I due esploratori si sono allenati per tutta la vita in vista di momenti come questo, e ci è voluto davvero poco affinché insieme sviluppassero una sinergia tanto elegante quanto micidiale. Lune usa la sua affinità con gli elementi per lanciare Gustav in aria, il quale carica un potente fendente che trapassa di netto il Nevron. L'uomo si lascia sfuggire un sorriso di soddisfazione, che rimpiange poco dopo osservando il suo amico ucciso dalle radici del Nevron. Al punto di raccolta sfortunatamente non vi è nessuno, fatta eccezione per uno strano messaggio intagliato nella corteccia dell'albero. Chiunque abbia scritto quelle parole dice di aver portato Mayella agli strani coralli, verso nord, ed esorta chiunque lo legga a cercare una porta all'interno di una capanna. This doesn't make sense. Gustav freme non appena sente il nome di Mayel, il quale, agitato, è intenzionato a dirigersi immediatamente verso il luogo descritto in quel misterioso messaggio. Lune, la più razionale dei due, solleva giustamente vari dubbi sulla veridicità del testo. Esso sembra in effetti scritto da un esploratore, eppure non ha firma. Potrebbe essere una trappola. Il protocollo prevede di raggiungere il punto di raccolta e attendere 3 giorni. Se quel messaggio fosse stato scritto da uno della 33, avrebbe aspettato lì. Ma Gustav non ne vuole sapere. Quel messaggio è l'unico indizio che hanno. Per lui, il protocollo è saltato nel momento in cui l'intera spedizione è stata massacrata alla spiaggia. Senza nemmeno lasciar parlare Lune, Gustav si dirige verso il luogo in cui presumibilmente si trova Mayel. Alla fine, Lune decide di andare con lui,
anche perché un'altra regola del protocollo è quella di non dividersi mai, ed essendo Gustave estremamente testardo, la donna non ha altra scelta. I'll let you choose which protocol to break. Una volta fuori da Spring Meadow, gli esploratori ammirano per la prima volta la vastità del continente. Esso è incredibilmente diverso da quello che immaginavano a Lumière. Se dalla città era possibile osservare solamente il monolito, la pittrice e il grande mare che li separava, ora dinanzi a loro si ergono montagne, lunghe distese di foreste e specchi d'acqua che si estendono a perdita d'occhio. Tanto meraviglioso quanto pericoloso e sconosciuto per i cittadini di Lumière. I due si dirigono a nord. Una volta accampati per la notte, Gustave si scusa con Lune per il suo comportamento, per aver insinuato che il tragico approdo alla spiaggia fosse colpa sua. Lune infatti si sente responsabile per il fallimento dello sbarco sul continente. Aveva passato mesi a studiare le esatte coordinate per l'attracco, ed è stata lei a convincere il comandante Alan a dirigere la spedizione in quel punto specifico. Figlia più giovane di due studiosi, nonché esploratori, Luna iniziò a lavorare come loro apprendista a soli 6 anni, diversamente da tutti gli altri bambini di Lumière, che dovrebbero iniziare l'apprendistato intorno ai 10. A differenza di suo fratello Sol e sua sorella Stella, Lune dimostrò un interesse smisurato per il lavoro di ricerca dei suoi genitori, i quali avevano dedicato la loro vita a scoprire i misteri del continente e a migliorare Lumière. Lune è sempre stata una perfezionista, le sue giornate si alternavano tra studio e addestramenti, i suoi genitori gestivano con grande rigore gli apprendisti sotto di loro, e tra questi, oltre a Lune, vi era anche Tristan, un altro esploratore della 33. Una volta partiti con la spedizione 46, Lune prese le redini del lavoro dei suoi, dedicando anima e corpo alla ricerca e allo studio. La ragazza conobbe Gustave poiché Sol aveva una relazione con Emma, la sorella di Gustave. Da lì i due divennero amici e lavorarono insieme a diversi progetti, tra cui per l'appunto il convertitore Lumina. Vi è l'ipotesi che dopo la rottura con Sophie, Gustave e Lune abbiano avuto qualche avventura, ma indipendentemente da ciò, nulla di serio si è mai concretizzato realmente. You two would make a cute couple. If you say so. Or maybe something already happened, huh? E ora i due sono lì, migliaia di chilometri lontani da Lumière, a litigare sui prossimi step da fare. Gustave è molto impulsivo e non vuole perdere tempo se non correre a cercare Mayel. Lune invece vuole calcolare ogni opzione prima di lanciarsi in un altro fallimento come avvenne alla spiaggia. Da un lato, Gustave tiene più di ogni cosa all'incolumità di Mayel, dall'altro, i misteri del continente non consentono passi falsi. Lucien died to save me. I due riflettono sugli eventi trascorsi, il misterioso uomo sopravvissuto al gommage, che senza fatica stermina l'intera spedizione, il blackout, il risveglio in un luogo completamente diverso, e ora quel misterioso messaggio all'albero indaco. We have a mission! Oh, the mission! The mission, Lune! What are we gonna do, huh? Tell me. In preda alla rabbia, Gustave manda al diavolo l'intera spedizione. Per lui conta solo Mayel, e in questo momento è intenzionato a prenderla e riportarla a casa. You swore the oath. Lune gli ricorda che in quanto esploratore lui ha fatto un giuramento. Quando uno cade, gli altri continuano. Tutti loro sapevano che le chance di morire erano alte sul continente, e fintanto che un esploratore è ancora in piedi, il suo compito è continuare per cercare in tutti i modi di sconfiggere la pittrice. E seppur giovane, Mayel ha fatto il medesimo giuramento. Il futuro di Lumière conta più di ogni singola vita. Questo è l'insegnamento che è stato radicato nelle menti degli esploratori in anni di addestramenti. Purtroppo Gustave non sa più se crederci o meno. Per lui la vita di Mayel è più importante di Lumière. Come on, we always said the future of Lumière is more important than Any individual life, yes. Do you still believe that? I hope I do. Il mattino seguente, con l'animo un po' più sereno, i due proseguono verso Flying Waters, il luogo dagli strani coralli, così descritto nel misterioso messaggio. Flying Waters di fatto si rivela essere un luogo realmente strano, come se l'intera area fosse sommersa sott'acqua, con pesci e altre creature che nuotano ovunque. Quello è anche il punto dove arrivò la spedizione 68, sotto il comando di Elodie. Una tempesta spazzò via la nave, che a quanto pare venne scagliata proprio lì. Flying Waters è la dimora di una specie diversa di Nevron, alcuni di piccole o medie dimensioni, altri enormi o persino giganti. Wait, Nevron. Doesn't matter. They're between us and Mayel.
È qui che gli esploratori scoprono che, sebbene ostili, alcuni Nevron sembrerebbero creature simil-senzienti. Come descritto nel messaggio, arrivati alla capanna al centro di una valle, Luna e Gustav trovano un'enorme porta. Cautamente, i due si accingono ad entrare, ma appena aprono il portone, vengono immediatamente teletrasportati al suo interno. Con grande stupore, gli esploratori si ritrovano in un'enorme e lussuosa villa, con gli interni rifiniti in oro e le pareti ricche di dipinti. Questa sorta di castello rinascimentale sembra essere deserto, con un numero indefinito di porte chiuse a chiave, eccetto una. In uno dei lunghi corridoi vi è una porta spalancata che emana un bagliore azzurro. All'interno vi è Mayel, seduta ad una scrivania alle prese con un diario della spedizione. Gustav la chiama ed entrambi non sembrano credere ai propri occhi quando realizzano di essere l'uno davanti all'altra. Gustav? L'uomo corre ad abbracciarla, si scusa per non essere riuscito a difenderla durante l'attacco alla spiaggia, per non essere stato in grado di fare nulla. Pensava che fosse morta, come tutti gli altri. Ma ora è tutto ok, i due sono finalmente di nuovo insieme. Mayel non ha idea di come sia finita lì. L'ultimo ricordo risale alla spiaggia, e poi buio totale fino a che non si è risvegliata alla villa, insieme a lui. Una figura minacciosa e inquietante si accosta alla porta, un individuo senza volto, accompagnato da un'aura terrificante. Luna riesce persino a percepire il croma emanato dall'essere, ben diverso da quello presente nei Nevron. Mayel sostiene che costui l'abbia aiutata fin dal suo risveglio, rinforzando i suoi Pictos e allenandola in duello. Egli non parla molto, ma riesce a farsi capire. Ufficiosamente, il gruppo decide di dargli il nome di curatore e lo invitano a seguirli al loro accampamento, essendo l'unico in grado di rinforzare le loro risorse, come armi e Pictos. Usciti dalla capanna, mentre Gustav e Lune decidono sul da farsi, improvvisamente un piccolo esserino di legno, con un pennacchio rosso sulla testa, appare dal nulla, blaterando di come un tizio di nome Verso non sarà affatto contento di trovare degli intrusi. Lui è Noko, uno dei pochi Gestral rimasti che popolano il continente. A Lumière si pensava che la loro esistenza fosse solo una leggenda. Mayel aveva già fatto la conoscenza di Noko durante la sua permanenza alla villa. Il Gestral avverte il gruppo che è praticamente impossibile per loro raggiungere la pittrice, in quanto vi è un altro mare che li separa dal resto del continente. Tuttavia, sollecitato da Mayel, Noko decide di mandare gli esploratori da Golgra, colei a capo del villaggio Gestral, sostenendo che questa conosca un modo per poterli aiutare. Lune non sta più nella pelle quando scopre che vi è un intero villaggio pieno di Gestral non lontano da Flying Waters, situato al centro di un antico santuario circondato da alberi rossi. Queste informazioni travolgono positivamente il gruppo e anche Gustav è finalmente più sollevato dopo aver ritrovato Mayel. Con il cuore un po' più leggero, i tre si incamminano verso l'antico santuario, seguendo le direzioni date dal piccolo Noko. Prima di abbandonare l'area, però, il gruppo viene attaccato da un Goblu, un grosso Nevron non particolarmente aggressivo, ma estremamente territoriale verso chiunque osi toccare i suoi fiori. It only attacked when... Il trio non fatica a sopraffare l'avversario. Gustav, wait! E fortunatamente Luna interrompe Gustav prima di sferrare il colpo di grazia alla creatura, che senza più energie rimane inerme ad osservare gli esploratori. Mayel in particolare sembra essere attratta dal Nevron, il quale però scappa via non appena la ragazza gli si avvicina troppo. Senza un apparente motivo, lei sentiva una certa affinità con il Goblu, come se le fosse in qualche modo familiare. It felt familiar somehow. Ma questo non è che uno dei tanti strani avvenimenti che stanno capitando a Mayel dal momento in cui ha messo piede sul continente. Di notte infatti la ragazza continua ad avere degli strani incubi in bianco e nero. In principio c'era solo lui, quell'uomo sconosciuto, dallo sguardo funereo, immobile di fronte ad una donna. Entrambi erano ricoperti di sangue, come se stessero duellando. È lui ad avere la meglio, di fronte ad un monolito raffigurante il numero 100. Poi vennero le urla di disperazione, seguite dalle fiamme e dalla pittrice. Infine comparvero loro, una ragazza dal volto celato da una maschera e lui, l'uomo dai capelli bianchi, il misterioso individuo che annientò la 33. Hey, you okay? Una volta accampati, Mayel cerca di confidare i suoi incubi a Gustav, ma l'uomo li minimizza, alludendo con leggerezza al fatto che anche lui sia tormentato nel sonno.
Un velo di angoscia e tanti interrogativi avvolgono Mayel. Da un lato vi sono quei sogni sempre più criptici, dall'altro vi è un continente molto diverso da quello che la ragazza immaginava. La morte che il gommage porta a Lumière ha un effetto diverso. Essa è in un certo senso prevedibile, bene o male accettata da tutti. La morte che si manifesta sul continente è invece crudele, violenta e piena di sofferenza. Look, if death approaches, I want you to run. Especially if we meet the man from the beach. We can't face him. You see him, you run. Promise me. Only if you do the same. Oh, I'm running as soon as I see a strand of white hair, trust me. You won't even see me, I'm running so fast. Al contrario di Mayel, Gustave è invece più tranquillo. Loro tre non possono riportare gli altri in vita, ma insieme possono sconfiggere la pittrice e salvare Lumière. There was a time when 30 was young, you know. Sure. Il giorno dopo, il gruppo raggiunge l'antico santuario, un luogo incantevole, avvolto in una fitta foresta di alberi color rosso. Al suo interno, dietro un intricato labirinto di sentieri, si nasconde il villaggio dei Gestral. In lontananza è possibile scorgere una gigantesca statua di legno e una campana in movimento. L'insediamento dei Gestral è estremamente difficile da trovare. La sua posizione, strategicamente occultata nel punto più recondito del bosco, è stata pensata proprio per nascondersi dai Nevron. In più, sebbene non molto intelligenti, questi esseri a forma di pennello hanno inventato diversi marchi ingegni per contrastare le creature ostili, i Sakapatate, dei grossi automi fatti di legno e stoffa che i Gestral controllano dall'interno. Ed è proprio uno di questi Sakapatate ad attaccare il gruppo, scambiato per un branco di Nevron. Una volta distrutto, dal suo interno emerge un piccolo Gestral, che acconsente di condurre il trio al villaggio, in cambio del braccio meccanico di Gustave. Ovviamente, il braccio di Gustave non è negoziabile. Dopo aver affrontato una lunga serie di Sakapatate di dubbia robustezza, i tre raggiungono finalmente l'insediamento, che si rivela essere pieno zeppo di Gestral di ogni tipo. Con le sembianze che ricordano quelle di un pennello dotato di braccia e gambe, i Gestral possiedono una natura competitiva, ma estremamente amichevole, soprattutto verso gli umani. Non sono molto perspicaci e talvolta è difficile decifrare il loro modo di parlare. È come se fossero degli eterni bambini che giocano a fare la guerra, definendosi come possenti guerrieri affamati di combattimento. Pur non brillando per intelletto, i Gestral sono particolarmente resilienti e capaci di arrangiarsi. La loro razza risale ad un tempo molto remoto, ben prima della frattura e dei Nevron, e ancor prima dell'arrivo degli umani stessi e della fondazione di Lumière. Di fatto, alcuni di loro vantano una discreta conoscenza dell'universo. I Gestral vissero per anni in pace e armonia con gli umani, quando questi giunsero sul continente, ma con la frattura e la comparsa dei Nevron, la maggior parte di loro morì in combattimento. Sebbene i Gestral non siano affetti dal gommage, molti di loro all'inizio si unirono alla guerra contro la pittrice, aiutando le prime spedizioni in battaglia. Quelli che rimangono ora, purtroppo, non sono che un terzo di quello che era il loro popolo in origine. Inoltre, quando muoiono, i Gestral hanno la possibilità di rinascere al fiume sacro, tornando ad essere dei piccoli patate, i quali però dimenticano quasi tutto della loro precedente vita, perdendo sostanzialmente la loro identità. Per questo motivo, i Gestral appena nati devono essere guidati dai più anziani, che assumono un ruolo di guardiano per i piccolini. Tuttavia, essendo rimasti in pochi, non vi sono abbastanza adulti per guidare i neonati e di conseguenza i Gestral defunti sono costretti ad aspettare il loro turno per poter rinascere, e la fila in questo momento è lunghissima. Molti Gestral sono diventati dei mercanti itineranti, sparsi per tutte le terre del continente, offrendo preziosi oggetti in cambio di croma. La disponibilità degli oggetti più costosi, però, è riservata solo a coloro che saranno in grado di batterli in un duello. Noco stesso è infatti uno dei tanti mercanti Gestral. Al villaggio il gruppo si reca da Golgra, la quale spiega che per attraversare il mare che li separa dal monolito devono rivolgersi al leggendario Eschie. Solo ai più abili guerrieri, però, è concesso di incontrarlo, in quanto, essendo uno degli esseri più forti dell'universo, talvolta Eschie non è in grado di controllare la sua forza e potrebbe accidentalmente fare del male a chi non è abbastanza forte. Tutto questo non sembra altro che una sottile scusa, utilizzata da Golgra per costringere i tre esploratori a partecipare al mitico torneo del villaggio e affrontare i leggendari guerrieri Gestral.
Solo una volta dimostrata la propria abilità nell'arena, il gruppo potrà ottenere la password da dare a Sunniso, il Gestral a guardia del nido di Eschie, e avere quindi il privilegio di incontrare quest'ultimo. Del resto, questa è la vita dei Gestral, fatta di combattimenti, baratto e saccapatate. Infine, Golgra rivela anche che di tanto in tanto nel corso degli anni altre spedizioni sono passate di lì e che in passato il misterioso uomo dai capelli bianchi attaccò il villaggio, in cui solo pochi Gestral ebbero la fortuna di sopravvivere. Dopo aver familiarizzato con Golgra e i vari Gestral che popolano il villaggio, ognuno dei quali si rivela alquanto singolare, i 3 esploratori si dirigono all'arena, dove uno ad uno affrontano i vari combattenti. I Gestral si rivelano degli abili avversari, ma contro i membri della Spedizione 33 non hanno alcuna chance. Tranne l'ultima combattente, che ha ottenuto il rispetto dei Gestral grazie alla sua incredibile maestria nel duello, colei che chiamano la Sconosciuta. E quando questa temibile rivale si lancia nell'arena, altri non è che Ciel, esploratrice della Spedizione 33, anche lei sopravvissuta allo sbarco. Sebbene confusi, i 3 realizzano subito chi hanno davanti, e quando Ciel nota il gruppo, quasi non crede ai suoi occhi. Ma gli esploratori non fanno neanche in tempo a salutarsi, che l'annunciatore comincia a urlare esigendo un combattimento. I Gestral vogliono vedere un mitico duello, e uno spettacolare duello gli esploratori gli daranno. They're expecting a bit of a show. Nonostante Ciel sia estremamente forte, il trio possiede Pictos e Lumina potenziati, e di conseguenza per loro è decisamente più semplice prevalere sull'amica. Terminato il torneo, i 4 si fermano a parlare. Gustave chiede a Ciel come sia finita lì. La donna afferma di essersi risvegliata in una strana foresta color giallo, subito dopo aver perso conoscenza alla spiaggia. Fortunatamente ha incontrato quasi subito un Gestral che l'ha condotta al villaggio. Ognuno di loro si è risvegliato in posti diversi, senza ricordare esattamente cosa sia successo. Le domande sono tante, ma il tempo stringe e il gruppo può finalmente recarsi da Eschie. We can talk later. Let's get back to Golgra. No time to lose. Golgra rivela la parola chiave: togliti di mezzo, e sottolinea che dovrà essere urlata il più forte possibile. Solo così Sunniso consentirà agli esploratori di passare. The password is get out of my way. Very gestural-ish. Il nido di Eschie si trova a est del villaggio, a un giorno di viaggio, e i 4 decidono di incamminarsi immediatamente. Been a long time since I've seen you play. Accampati per la notte, gli esploratori realizzano quanto siano fortunati ad avere la possibilità di recarsi al cospetto del leggendario Eschie. Come per i Gestral, infatti, anche Eschie si pensava che fosse solo un'antica leggenda, e le storie su di lui sono molto note, specialmente ai bambini. Ciel, sempre molto loquace, si è rivelata più silenziosa del solito dal momento in cui il gruppo ha lasciato il villaggio Gestral. Il continente tende a riportarle alla mente brutti ricordi. Ciel è sempre stata una ragazza molto solare ed estroversa. Amica intima di Sophie, lavorò con lei e Gustave nel progetto Aquafarm 3. Aquafarm 3. Aquafarm 3. It was so long ago. E fu proprio lei tra i primi a notare quanto i due fossero inseparabili e attratti l'uno dall'altra. Luna e Ciel, invece, si conobbero per puro caso alla torre ritorta di Lumière, il giorno dopo il gommage dei genitori di Ciel, nell'anno 45 del monolito. Esattamente un anno dopo la partenza dei parenti di Lune nella spedizione 46. Quel giorno Lune capì che i suoi genitori non sarebbero mai tornati dal continente. Il ciclo non era stato spezzato. La ragazza sapeva quanto fosse irrazionale come speranza, eppure credeva davvero che i suoi vecchi sarebbero stati in grado di sconfiggere la pittrice. Ma ciò non avvenne. Part of me really believed my parents and their expedition had succeeded. In questo modo le due ragazze divennero amiche, condividendo il dolore per la morte dei propri genitori. You avoided me after. Nel corso degli anni, però, il loro legame svanì, poiché Lune aveva bisogno di concentrarsi a tempo pieno sullo studio e sulle spedizioni. It wasn't personal. I cut a lot of people out of my life. Successivamente Ciel conobbe Pierre, il quale divenne poi suo marito. Pierre lavorava nel team delle operazioni esterne allo Shield Dome, recuperando cibo e risorse utili per il sostentamento e la ricostruzione di Lumière. In seguito, l'uomo iniziò a fare volontariato alla scuola della città, insegnando ai bambini i principi della navigazione e della sopravvivenza nelle terre selvagge.
Purtroppo, nell'anno 39 del monolito, Pierre morì improvvisamente a causa di un incidente su una delle isole che circondano Lumière. Il suo corpo venne trascinato via dalle onde e disperso in mare. La notizia della morte del marito distrusse completamente Ciel. Per lei la vita non aveva più alcun senso. La ragazza tentò così di suicidarsi, nuotando il più lontano possibile da Lumière, senza mai fermarsi, facendosi trascinare via dalle onde esattamente come accadde a Pierre. Eppure, senza sapere come, il giorno dopo Ciel si risvegliò al molo della città, in fin di vita. Trasportata d'urgenza all'ospedale, un'altra orribile notizia colpì la ragazza. Era incinta, ma il trauma subito nell'aver sfiorato l'annegamento le aveva fatto perdere il bambino. Da quel giorno il senso di colpa e la disperazione crearono in Ciel una fortissima fobia per l'acqua, che porta ancora con sé. Negli ultimi anni prima di partire per la spedizione 33, Ciel assunse il ruolo di insegnante nella stessa scuola dove Pierre faceva volontariato. La mancanza del marito la logorava ogni singolo giorno, ma in questo modo riusciva a sentire la sua presenza, continuando il suo lavoro. Per lei, una parte di Pierre viveva attraverso le storie dei bambini che egli aveva avuto come alunni. I bracciali che Ciel porta con sé sono proprio un regalo dei suoi studenti. Mentre tutti conversano animatamente, estasiati all'idea di incontrare Eschie, Mayel viene improvvisamente catapultata in un limbo in bianco e nero. Una dimensione dove il tempo e i colori sembrano essere stati rimossi completamente, cancellati. È proprio come uno dei suoi incubi, ma questa volta non si tratta di visioni frammentate e senza alcun senso. Questo è reale. Davanti a Mayel vi è la stessa ragazza in maschera che aveva visto nei suoi incubi. Anche se coperto in parte, è comunque possibile notare il suo volto sfigurato. Lei si avvicina a Mayel, come se volesse toccarla, accertarsi che sia reale. Ma il gesto viene interrotto dal misterioso uomo dai capelli bianchi. Alicia, I told you to stay home. La chiama per nome, Alicia, e le dice che non dovrebbe essere lì, che dovrebbe rimanere a casa. Senza emettere una parola, Alicia indica Mayel con un atteggiamento tanto sorpreso quanto accusatorio. L'uomo annuisce confermando. It's her fault and she doesn't even know it. Confusa e spaventata, Mayel domanda di cosa stanno parlando, di che cosa è colpevole. Il vecchio risponde in tono calmo ma aggressivo. Lei non sarebbe mai dovuta venire lì. La sua presenza peggiorerà le cose per tutti. Now take your friends and go home. Le ordina di prendere i suoi amici e tornarsene a Lumière, così che possano spendere il loro ultimo anno di vita in pace. This is your only warning. Dopodiché Mayel torna in sé. I colori sono saturi e il tempo scorre di nuovo. Pallida e senza fiato, la ragazza inizia a ripetere tra i singhiozzi di aver visto l'uomo dai capelli bianchi. Dice che le ha ordinato di tornarsene a casa, che la colpa è sua. Gli altri non hanno idea di cosa stia parlando Mayel, ma le credono. Del resto, tutto è possibile sul continente. Lune le chiede di ricordare ogni singolo dettaglio fintanto che i ricordi sono freschi. He said we need to go home and then it's my fault. Al contrario, Ciel e Gustave, vedendo la ragazza profondamente agitata, preferiscono che riposi, affrontando la questione il giorno dopo. Listen to me. You're safe, do you understand? Gustave dice a Mayel che ora è al sicuro, che va tutto bene, quell'incubo ad occhi aperti è finito. Il giorno dopo gli esploratori si mettono in marcia verso il nido di Eschie. Mayel sta meglio e più avanti approfondiranno l'accaduto con calma, per ora hanno altro a cui pensare. Giunti alla grotta dove risiede il leggendario Eschie, come anticipato da Golgra, a guardia dell'entrata c'è Sunniso. Dal momento che la parola chiave deve essere gridata il più forte possibile, le donne del gruppo concedono a Gustave l'onore di pronunciarla. Gustave. Un po' in imbarazzo, l'esploratore si prepara, prende fiato. Get out of my way! Jeez, Come si supponeva, tutta questa storia della password era una mezza idiozia. Il Gestral non ha nemmeno idea di quale sia la parola chiave e, indignato, lascia passare gli esploratori. Profondamente mortificato, Gustave cerca di scusarsi spiegando l'incomprensione. I am very sorry. Anche se in realtà non ha senso sprecare energie per dare spiegazioni ad un Gestral. In un minuto si sarà dimenticato dell'accaduto. Una volta entrati, Eschie si mostra in tutta la sua magnificenza. Un gentile essere enorme e rotondeggiante, che ispira tenerezza a vista.
Le storie su di lui lo descrivono come la creatura più forte dell'universo, capace di librarsi nei cieli e immergersi nelle profondità del mare, e dicono anche che sia molto pigro. Oh, it's you. Hello again, my terrible swimmer friend. Eschie dà il benvenuto ai suoi ospiti e in particolare si rivolge a Ciel come se i due si fossero già incontrati, sottolineando in tono ironico quanto la donna sia una pessima nuotatrice. E nuotare è proprio il motivo per cui gli esploratori sono lì a chiedere aiuto. Attraversare a nuoto il mare che li separa dal monolito a nord è praticamente impossibile. Eschie sarebbe in grado di trasportare l'intera spedizione sul suo dorso, ma per farlo ha bisogno della sua amata roccia Florry, una delle varie pietre magiche che consentono all'essere di nuotare o volare portando con sé altri individui. I used to fly all the time with my best friend Verso. Ma senza l'apposita pietra per lui è impossibile. La spedizione deve quindi recuperare Florry, rubata dall'acerrimo nemico di Eschie. François. Ok. François si trova esattamente nella caverna accanto, a pochi passi di distanza da Eschie. I due, infatti, sono praticamente coinquilini. Prima di andare, Ciel chiede al gigantesco essere come facesse a conoscerla, ma lui le risponde con un rompicapo impossibile da decifrare. Il gruppo si reca da François, Who dares enter my lair? che si rivela essere una scorbutica roccia parlante, o come si definisce lui, una tartaruga. He's just a talking rock. Furioso, François urla ad Eschie di smetterla di inviare teppisti al suo lato della grotta. Eschie! Stop sending hooligans over here! Stop being a meanie! La situazione ha dell'assurdo. Lune dice che hanno solo bisogno di Florry, e a quel punto François perde completamente la testa, attaccando il gruppo. O almeno dice di farlo, perché all'atto non sembra succedere nulla. Dopo un combattimento abbastanza ridicolo e un paio di insulti volanti tra le due strane creature, François lascia la roccia agli esploratori. You got smashed. Tutto questo trambusto per una minuscola roccia, che alla fine si rivela essere inutile. Di fatto, François non ha mai avuto Florry. La pietra è ancora alle Stonewave Cliffs. Beh, he got me good. Eschie suggerisce quindi al gruppo di andare a recuperare la sua amata roccia insieme, unendosi alla spedizione. Stonewave Cliffs si trova a nord, esattamente in direzione del grande numero 33. I'll meet you outside. La sera stessa all'accampamento, Mayel e Gustave affrontano la questione sulle recenti visioni che la tormentano. Sempre più confusa, la giovane riflette sia su quel limbo in bianco e nero che sulla sua vita in generale. Mayel non ha mai realmente capito quale fosse il suo posto in Lumière, a differenza di tutti gli altri. Non è mai riuscita a trovare le risposte che cercava. E ora che per la prima volta sul continente sente di avere uno scopo, un senso, accadono eventi privi di ogni logica, che la trascinano di nuovo in un vortice di confusione. La ragazza in maschera e l'enigmatico uomo dai capelli bianchi conoscono Mayel, e lei non riesce a spiegarsi il perché. Non comprende cosa li leghi a lei, perché quei volti così familiari continuano ad inseguirla nei sogni. I hate it too. Things we don't understand. Gustave cerca di spiegare questa sensazione di smarrimento. A volte ciò che non si riesce a comprendere ci fa sentire fragili, piccoli, ma al tempo stesso ci aiuta a concentrarci sulle cose che invece hanno un senso, le cose che contano davvero, come le persone a cui vogliamo bene. E in fondo, perdersi insieme fa sentire tutti un po' meno soli, un po' meno persi. Il discorso smielato ma pieno di valore fa sorridere Mayel. Lei sa che potrà sempre contare su Gustave. You can't talk to me, you know. We're family. Prima di andare a dormire, Gustave si avvicina a Ciel. Anche lui è sorpreso dal fatto che Eschie sapesse del suo problema con il nuoto, come se conoscesse esattamente ciò che le fosse accaduto. Gustave, che è a conoscenza del tentato suicidio di Ciel, coglie l'occasione per aprirsi. After the beach, when I was alone, I almost... Sebbene Lune non le avesse menzionato nulla, Ciel lo sa già, lo aveva già intuito da un po'. Lei è una dei pochi in grado di comprendere cosa stesse passando Gustave in quei momenti, quella sensazione di aver toccato il fondo, soli, senza speranza. La ragazza è contenta che Lune lo abbia trovato prima che fosse troppo tardi. I'm just glad Lune found you. Just like whoever found me. Nel cuore della notte, Alicia ricompare, accompagnata dall'uomo dai capelli bianchi. In quel limbo privo di colori, la ragazza con la maschera si avvicina lentamente a Mayel.
Le sue parole non vengono mai pronunciate, ma risuonano nitide, più forti di qualsiasi voce. Un monologo silenzioso che scorre nei suoi pensieri. I envy them, those who can't see, those who know not that they are not, while we live in shadows, swimming in ink. We are but a fragile dream. I due si abbracciano in silenzio, con i volti pieni di tristezza. Il giorno seguente la spedizione raggiunge le Stonewave Cliffs, una bellissima scogliera che si affaccia sull'oceano, investita dai resti di una civiltà che venne spazzata via dalla frattura. Testimone di precedenti spedizioni, l'intera area è colma di relitti, i dirigibili rubati dalla 78esima, schiantati contro le rocce, o la ruota gigantesca costruita dalla 56, che ora giace arrugginita sugli scogli sottostanti. Eschi è lì, che vola accanto agli esploratori, felice di essere ormai vicino a Florry. Vedendolo volare, Mayel gli chiede come mai non può andarla a prendere lui stesso. Con tono pacato, Eschi risponde che la cosa gli richiederebbe troppo impegno. Dopodiché parte a razzo trapassando un gigantesco Nevron nelle vicinanze, uccidendolo con un colpo solo. Le leggende dicevano la verità. Egli è realmente l'essere più forte che esista, ma è anche estremamente pigro. I Nevron in questa regione magica sono nettamente più potenti di quelli affrontati in precedenza. Tra le creature presenti vi sono gli Exga, colossi di roccia vivente, e i cultisti, Nevron umanoidi che brandiscono armi fatte di ossa e combattono secondo uno stile inquietante, basato sull'auto-infliggersi ferite per generare scudi difensivi. Dopo una serie di scalate lungo la scogliera, interminabili scontri con i Nevron dell'area, dopo essersi imbattuti, con un certo disgusto, in un altare dedicato alla pittrice, il gruppo è ormai vicino alla destinazione. Florry is over there. Eschie percepisce l'energia della sua amata roccia, ma insieme ad essa avverte anche qualcosa di oscuro e spaventoso. Le lampade di un lungo corridoio all'interno di una grotta si accendono una dopo l'altra al passaggio degli esploratori, ma una non è ciò che sembra. La sua luce rivela la presenza del guardiano delle Stonewave Cliffs, il Lamp Master, una creatura mostruosa dotata di 10 braccia, che impugna un lampione, una serie di lanterne e quella che pare una lunga katana ricurva. Eppure il nemico non si rivela troppo ostico. Con la sua abilità nella scherma, Mayel si lancia in una serie di colpi infuocati, mentre Gustav sfrutta il suo braccio sovraccarico di energia per vibrare un potente colpo di elettricità, che sfonda la parete della grotta e lancia il Nevron giù dalla scogliera. Easier than expected. Hey, don't jinx us. Un gioco da ragazzi, e invece no. Il Lamp Master torna di fronte ai 4 levitando, più aggressivo che mai. Misfortune. Questa volta il mostro sfrutta l'enorme katana per attaccare il gruppo, costringendo gli stanchi esploratori ad usare tutte le loro energie rimaste per parare o schivare i suoi attacchi. Now, be gone. You can't escape. Dopo una lunga serie di scambi, è la spedizione 33 ad avere la meglio, e il Nevron cade definitivamente, o così si spera. Rimasti senza fiato, gli esploratori trovano finalmente Florry, che viene prontamente ingurgitata da Eschie, il quale si tuffa in acqua e invita gli altri a saltare su di lui, così da attraversare tutti insieme l'oceano che li separa dalla pittrice. You can do this. I hate water. Un po' titubante per via di tutta quell'acqua, Ciel salta insieme a Lune, mentre Gustav e Mayel rimangono qualche minuto sul promontorio, ad osservare il luminoso numero 33, che finalmente non sembra più così lontano e irraggiungibile. Wanna throw one more rock? Mayel chiede a Gustav se prima di andare vuole lanciare qualche roccia verso il monolito, un passatempo che lo ha sempre accompagnato sin da quando era a Lumière. Scagliare pietre verso la pittrice, come se per assurdo potesse davvero colpirla e spezzare il ciclo. Un rito semplice ma catartico, che Gustav compie quando ha bisogno di riflettere. L'esploratore si mette quindi a cercare tra i detriti il sasso giusto da lanciare, quando all'improvviso quel dannato suono. L'eco inconfondibile di un bastone da passeggio. È lui, l'uomo dai capelli bianchi. I due non si sono accorti della sua presenza. It's not about the rock. It's more about the...
Gustav si gira verso di lui, poi guarda Mayel, intrappolata in una cupola di energia, immobile. Please run. Lei gli sussurra di scappare, di correre via e salvarsi, ma no, Gustav non la lascerebbe mai indietro. Lui morirebbe per Mayel. Why are you doing this? Stanco e gravemente ferito, Gustav sfodera la spada, pronto e determinato a dare tutto se stesso per difendere Mayel. In preda alla rabbia e alla disperazione, l'esploratore si lancia in una serie di attacchi contro il nemico, appigliandosi alle poche energie che gli sono rimaste. Nulla sembra scalfire quell'uomo. We've done nothing to you. We should be on the same side. Intanto, a bordo di Eschi e Lune e Ciel si domandano confuse cosa stia accadendo lassù. Lune chiede ad Eschie di riportarle sulla scogliera, ma senza la pietra magica per volare, egli non può fare nulla. E come se non bastasse, il Lamp Master riappare, per la terza volta, costringendo le due esploratrici a difendersi. Let her go. Gustav continua imperterrito ad attaccare senza sosta l'uomo dai capelli bianchi. In un ultimo, disperato tentativo di respingere il loro aggressore, l'esploratore sfrutta tutta l'energia del suo braccio meccanico, chiamando a sé lampi carichi di elettricità e incanalando un colpo talmente potente che ucciderebbe chiunque all'istante. L'uomo si accorge della minaccia, ma non fa in tempo a schivare l'attacco. Gustav lo prende in pieno, scaraventandolo contro la parete di roccia. L'esploratore è sfinito, il suo braccio, esausto e fumante, cade al suolo, inutilizzabile. Eppure l'uomo si rialza, le sue ferite si rimarginano, come se nulla fosse. È chiaro che costui non può morire. Chiunque sarebbe stato disintegrato da un attacco del genere. È a questo punto che Gustav si rende conto. Egli non può salvare Mayel, ma può morire provandoci. For those who come after. Right? You promised! I wish things had been another path, you know, another future. In a different world, right? Legacy can take many forms, right? Yeah. You taught me that. This too is your legacy. La cupola che la teneva in trappola si dissolve non appena la ragazza urla disperata. Mayel si getta in lacrime sul corpo senza vita di Gustav. L'uomo dai capelli bianchi osserva la scena in silenzio, con uno sguardo triste ma distante. Poi si avvicina a Mayel, le parla con voce calma, dicendole che per quanto ora possa sembrarle incomprensibile, il suo gesto non è un atto di crudeltà, ma di gentilezza. Detto questo, spinge Mayel in una specie di dimensione alternativa, separandola dal corpo. Un limbo sospeso, distorto, che rende la ragazza testimone immobile di un piano diverso dell'esistenza. Una voce femminile si leva dal profondo vuoto cosmico di quel luogo senza spazio e tempo. Sembra discutere con qualcuno. You let her come. You know she's too weak for this. A rispondere è una voce maschile, sconosciuta ma stranamente familiare. Identica a quella dell'uomo dai capelli bianchi, ma in qualche modo diversa, più profonda, più autentica, più reale. You only care when things are right in front of you. Dopodiché quella stessa voce si rivolge a Mayel. My sweet child, you are supposed to stay home. I told you not to worry. Le aveva detto di non preoccuparsi, ma dal momento che è lì la esorta ad attendere, poiché quando sarà tutto finito torneranno a casa. Tutti insieme. We'll go home together. No! Mayel ritorna nel suo corpo, ansimante e impaurita. L'uomo dai capelli bianchi incalza di nuovo in un discorso senza senso. Dice che gli dispiace lei si trovi in mezzo a questa situazione, ma che entrambi vogliono il meglio per le loro famiglie. Del resto, l'aveva avvertita di tornarsene a Lumière. This won't make sense to you now. But we both want what's best for our families. L'uomo tenta di colpire Mayel, ma l'attacco viene prontamente fermato da uno sconosciuto, lo stesso che la ragazza aveva visto più volte nei suoi incubi. It's been a while. I due uomini non si vedevano da tempo. Il vecchio gli ordina di non intromettersi, rinfacciandogli che non può venire ora e interferire dopo aver scelto di andarsene. Tutto ciò che lui vuole è riavere la sua famiglia, rimasta spezzata per una vita intera.
Lo sconosciuto risponde che entrambi hanno vissuto più di una vita ormai, è tempo di lasciarla andare. Gli dice che quella non è la sua famiglia. It's not your family, but she is. E indica Alicia, che immobile sta osservando la scena, in silenzio. You all right? Detto ciò, porge una mano a Mayel, l'aiuta ad alzarsi e le dice di andare dai suoi amici. Pur senza conoscerlo, la ragazza si fida di quel volto estraneo, ma incredibilmente familiare. You set us down this path. Prima di andarsene, l'uomo dai capelli bianchi chiede all'altro se è pronto per le conseguenze di questa decisione. Osservando il monolito, lo sconosciuto risponde che She'll never paint again. La Spedizione 33 perde così uno dei suoi esploratori migliori. Nella sua imperfezione, Gustave è stato il più autentico di tutti. Un uomo all'apparenza fragile, segnato dal peso delle proprie responsabilità, ma capace di portare sulle spalle il suo dolore e quello delle persone che ama. Wanna talk about it? Un individuo testardo, impaziente e impulsivo, ma anche protettivo, empatico ed incredibilmente forte. Un padre e fratello per Mayel. I never faulted you for wanting to believe. We'll break the cycle, so she can't steal anyone else's future. Can we talk? Gustav, Are you back together? for this moment, maybe. I'm glad. He's a good person. Petrus must fall! Yes, he is. I am not letting Mael die out here. You're fighting to change things. I should have come for you, and It's okay. I was worried. Made it. Why? Why are you doing this? Gustav! What? Here. Sophie asked us to bring you your coat. We've done nothing to you. We should be on the same side. Hey, we're still making a difference. Do you solemnly promise to take care of the shield dome while I'm gone? I promise. Promise. Adrian? I'll use everything you taught us, Monsieur G. You mean a lot to them. Break the cycle! Yeah, they mean a lot to me too. Thanks for being my family. For those who come after. Right? Tomorrow comes. Tomorrow comes. Vediamo ora insieme un po' di curiosità sulla prima parte di questo splendido gioco. Clair Obscur Expedition 33 è stato realizzato da Sandfall Interactive, un piccolo studio francese guidato da un ex impiegato di Ubisoft, Guillaume Broche, il quale, attraverso contatti personali, forum e Reddit, è riuscito a mettere in piedi un team di circa 30 persone, realizzando uno dei giochi più apprezzati e coinvolgenti degli ultimi anni, accompagnato da una sublime colonna sonora. Il termine Clair Obscur deriva dall'italiano chiaroscuro, una rinomata tecnica utilizzata nella pittura, fotografia e film, dove i contrasti tra luce e ombra sono significativamente più accentuati. In un'intervista sul canale Behind the Voice, il game director Guillaume conferma che Gustave sarebbe dovuto essere il protagonista principale del gioco, ma per scherzo venne avanzata l'ipotesi di farlo morire, la quale poi si concretizzò realmente per dare ai giocatori un senso di lutto e perdita. Gustave è doppiato da Charlie Thomas Cox, l'attore che ha interpretato Matt Murdock in Daredevil, la famosa serie Netflix, e un piccolo riferimento a tale personaggio è stato inserito nel gioco. Dopo aver parlato con Richard, un uomo non vedente vestito di rosso, questi darà a Sophie e Gustave la divisa che ha realizzato per il figlio, il quale non potrà accettarla, poiché anche lui apparentemente è destinato a perdere la vista come il padre. Take it. It may be useful to you. Tale uniforme color cremisi è un diretto riferimento al personaggio di Daredevil. L'uomo dai capelli bianchi, Renoir, è invece doppiato da Andy Serkis.
Durante il prologo in Lumière è possibile imbattersi in due situazioni particolari. La prima vede una coppia intenta a spendere i loro ultimi momenti in intimità all'interno di uno degli edifici vicino alla piazza. Dopo aver interagito esattamente 33 volte con la porta che ci separa dai due, la donna ci inviterà ad allontanarci, donandoci un oggetto. Come on, you've been listening for too long now. La seconda è il rinomato Trash Can Man. Sparsi per la città vi sono numerosi bidoni della spazzatura. Ognuno di essi avrà la medesima interazione, tranne uno, al cui interno è nascosto un uomo intento a sfuggire al gommage, poiché secondo lui la pittrice non sarà in grado di trovarlo nel suo piccolo nascondiglio. Per mantenere il silenzio, anche lui ci regalerà un oggetto. I've been hiding for 6 months now. So leave and don't tell anyone I'm here. La grande colonna situata al centro della piazza di Lumière raffigura il personaggio di Verso, lo sconosciuto che appare alla fine del primo atto. Le stesse cicatrici dell'uomo sono chiaramente visibili. Tuttavia, senza sfruttare un tool di terze parti per muovere la visuale liberamente, è praticamente impossibile notarlo. I Gestral non solo rappresentano dei pennelli, ma il nome stesso è un riferimento al Gesture Mannequin, il piccolo manichino di legno che gli artisti usano come riferimento per le loro illustrazioni. Al villaggio Gestral è possibile trovare un diretto riferimento alla famosa meme This is Fine, con un Gestral tranquillamente avvolto dalle fiamme. E direi che per ora è tutto. Avrei davvero voluto fare un video unico su questo magnifico titolo, ma alla fine ho preferito dividerlo in 2 parti, anche perché, a mio parere, a partire dal secondo atto il tono dell'avventura cambia molto. Sono passati più di 5 anni dalla mia ultima pubblicazione e il motivo che più mi ha spinto a tornare su YouTube è stato il leggere tutti quei commenti di coloro che non hanno mai smesso di sperare in un altro video. Grazie di cuore per avermi donato un po' di forza di volontà. Un saluto a tutti da Nero Wolf. Ciao!